Ciao popolo YouTube, oggi siamo con un ospite di eccezione che solitamente non è qui al negozio, ma ovviamente visto che è qui il grande Danilo Vicari, Ciao. lo sfruttiamo e faremo una cosa molto interessante, ovvero avrai una missione. Vai. Scegliere una chitarra, Ok. un amp Ok. e un pedale in modo tale da andare a rappresentare un po' quello che secondo te è la tua idea di suono. Ok. E ovviamente da Benny's Music hai una scelta abbastanza ampia. Stavo notando. Diciamo che non avremo problemi a trovare qualcosa di interessante. Non credo. Però adesso, diciamo, prima a camere spente, già io in realtà sapevo che cosa avrebbe scelto. No, non guardate i bassi. Anzi, giriamoci di qua, sempre. Facciamo dal lato giusto del negozio. Meglio. A camere spente quello che abbiamo fatto è stato di selezionare una testata che in realtà già sapevo che Danilo avrebbe scelto, però ho fatto finta che aveva libertà di scelta, In realtà. ma alla fine siamo finita su questa, ovvero la Magnaton Slash Signature, una testata veramente incredibile che già avete visto nel video che abbiamo fatto sul canale di Benny's Music, dove abbiamo parlato del brand Magnaton, dove li abbiamo suonati tutti, quindi se siete interessati andate Bello. a vederli. Adesso però direi di passare al secondo elemento molto importante, Vai. che sarà la chitarra. La chitarra, scegliamo adesso la chitarra? Sì, dai, che cosa andresti a scegliere qui? Allora, come potrete immaginare, prendiamo una Fender Strat, no scherzo. In realtà vorrei non fare proprio un suono signature di Slash in questo caso, ma utilizzare comunque il suo suono, perché comunque il suono di Slash è abbastanza un suono rock and roll classico alla fine, ma restando comunque sulle spolle. Vedo con molto piacere che c'è una signature di Slash, quella Sì, col piezo, ma non scegliamo lei oggi, perché appunto volevo evitare di fare proprio il rig di Slash. Ho notato che ci sono queste Heritage Custom Shop che non sono Tanta male, roba. perché io queste qua me ne hanno tutti parlato molto Io ho bene. una Heritage. Ecco appunto, ma non ho mai avuto la possibilità di provarla dal vivo. Quindi secondo me questa potrebbe essere una super papabile per la scelta di oggi. Perfetto. Mi Direi sa- che questa è una ottimissima scelta. Io poi sono di parte, come ti dicevo, ho una Heritage, quindi Mi sa secondo che me ci sceglierò sta. lei, oggi sì. Perfetto. Proviamo lei. Ok, quindi già abbiamo una accoppiata che direi abbastanza classica, quindi Magnaton versione Sì, ma perché appunto Slash e il Les mio Paul. suono, diciamo che parte da un rock and roll classico, leggermente più definito, nel senso piuttosto che Marshall GSM 800 mi piace la Friedman, che è un Marshall però un po' più definito, un po' più intellegibile, ed è quello il suono che mi piacerebbe provare a Ci ricostruire. sta, fantastico. Adesso ci spostiamo dall'altro lato, Ok. perché andiamo a scegliere un pedale. Avrei la possibilità di Questo scegliere è un problema, pedale. uno solo è un problema, perché Eh, io sì. già con un ampio del genere andrei a scegliere delay riverbero, giusto per dare un po' di... mi piace dare un po' di ambiente alle cose. Quindi andiamo a vedere che pedali ci sono e... Va bene, proviamo. andiamo. Ok, siamo alla sezione pedal cabinet di Benny's, la scelta è tanta, Stavo Quindi- notando che comunque ne abbiamo di scelta. Cioè, allora, sicuramente andrei ad escludere in questo caso overdrive, booster, eccetera, perché tanto andiamo a fare un suono, come dicevo, rock classico per accompagnamento adesso. Ci sta. L'unica cosa che andrei ad aggiungere, visto che l'ampli ne è sprovvisto, è qualche effetto d'ambiente, quindi delay, riverbero. Adesso vediamo se riusciamo a trovare un pedale che magari ha delay e riverbero assieme, che non sarebbe male. Beh, già c'è un bel Galaxy di Universal Audio che l'ho provato e non era niente male. Strymon, cosa abbiamo qua di Strymon? 6.5 hours later. Però se hai consigli, io accetto consigli. Io un consiglio ce l'ho, però ho un bias, perché qui c'è un pedale che era mio, che è inusato. Ah! Possiamo usare l'usato, è valido? Viene Beh, perché no? consentito? C'è la sezione usati, che è guardiamola. un delay e riverbero di Kili, questo il qua. cavern. Il cavern. sì, Quindi Kili. se vogliamo delay e riverbero entrambi, quello potrebbe essere una buona Allora, visto una che buona Kili scelta. fa roba bella, tra cui appunto il famosissimo compressore, proviamolo. Proviamo? Sì, questo è un po' di parte, visto che... Sì, io poi so anche, ho qualche trick su questo pedale, quindi magari ti do una mano. E dai. allora abbiamo deciso. Dai. Direi che ha vinto lui. Ok, allora adesso montiamo tutto e andiamo a vedere un po' che suoni escono. Andiamo. Perfetto, eccoci qui con
optato, tra l'altro io come vedete mi sono seduto bene accanto alla Magnaton, così mi spettina per bene adesso Danilo. Il setup è quello che abbiamo composto adesso assieme. Sì. La Magnaton di Slash, come dicevo prima, io ho avuto modo di suonarla più volte, per fortuna. Effettivamente è una testata molto più versatile di quello che la gente potrebbe pensare, perché ha comunque anche dei bellissimi Sì, clean. non è come la FD100. Sì, Trovo che questa sia un po' più versatile, non vorrei dire più moderna, ma un pochino sì in realtà, nel senso ci tiri fuori suoni un po' più diversi. ci sta perché comunque è una concezione, cioè Slash questa testata l'ha fatta abbastanza recentemente, quindi Sì. comunque ci sta che ci sia stata un'evoluzione anche in quel senso sulle Assolutamente sue sì. necessità. Però direi che adesso mi taccio e iniziamo a fare un poco di po' di suoni. così vediamo un po' di suonetti. Sì, siamo sul canale High al momento, giusto? Sì. Che con gran goduria stiamo spingendo un pochino la Sì. testata. Che Non capita tutti i giorni di avere una No. 4x12 e una 100 watt. senza attenuatori, senza niente, cioè proprio così. Quindi siamo contenti di questo. Poi quando tu mi dirai io ti vado ad attaccare anche il delay e modulare il riverbero in base Certo. a quello che mi dici tu. va Allora, bene? principalmente se devo fare il suono, cioè collego la chitarra la prima volta all'ampli, voglio un suono ritmico, pieno, un suono crunch già importante che riempie, ma non troppo muddy, nel termine italiano. Così. Diciamo un poco cupo, Sì, un po' più aperto. Sì, deve essere intelligibile, devo sentire tutte le note. Questo è un ottimo punto di partenza. Direi di sì, Io decisamente. da qua possiamo esagerare e andare ancora di più, ma come punto di partenza mi piace questo, anche perché mi permette con la dinamica di giocarci molto. Sì, è una Poi, cosa che io anche adoro, quando una testata sicuramente ti permette. una chitarra del genere magari ti aiuta anche. Certo, una bella dinamica. Poi, come diceva Danilo prima, durante la clinic, ragazzi, usate il volume della chitarra. Sì, infatti prima nella clinic dicevo, non serve necessariamente avere sempre le chitarre con tutto a 10, nel senso a me capita spesso di magari tenere il volume a 8 e il tono anche un po' più chiuso. Perché così stai suonando qualcosa e ti accorgi che voglio un po' più di volume, ne voglio meno, lo cambi, lo modifichi. Invece sei sempre tutto a 10, ti sei fatto il suono tutto a 10, Certo. quello ti tieni mentre stai suonando, no? Questo ce l'abbiamo. Direi di sì, decisamente. Poi, col fatto che abbiamo detto mi hai dato la disponibilità di solo un pedale. Sì, sono Come- stato cattivo, Sì, però difficile. questa è la sfida. Come dicevo, io avrei optato, e quello che abbiamo fatto, delay riverbero. Ci sta. Perché è vero che finché voglio una ritmica ce l'abbiamo, però se volessi fare una roba con un po' meno gain, volume giù, un po' di delay, un po' di riverbero ci Ti vogliono, aiutano. anche solo per un assolo riempie un pochino. Certo. Specie il delay che ti dà l'impressione che ci siano 46 chitarre che suonano, ma almeno ti aiuta. Lo accendiamo il Vai, delay? la accendiamo. Modulato o non modulato? Cominciamo senza e poi lo aggiungiamo nel caso. Ok. Cominciamo senza, Vai. cominciamo con un riverberino magari. Ah. Così, già, io aggiungerei Ancora? un minimo di riverbero ce lo aggiungiamo. Decay o mix? Di mix e decay un pochino. Mi piace avere un suono, specie quando magari fai delle cose soliste, eccetera, che sia, non dico ambient, però che ti faccia sognare. Cioè non Ci voglio sta. un suono secco, voglio Ti un suono... avvolge. Ah, senti che qua Sì, sì. bastano quelle 2 o 3 note, però suonate
non dico bene perché io purtroppo faccio quello che posso, però suoni 2 note con un suono bello, un bel riverbero, un bel delay. Leggermente meno, perché adesso andiamo ad aggiungere il delay. Certo, se no si impasta troppo. Più veloce? No, un po' meno. Ad esempio, di solito, anziché tenerlo slapback, a me piace tenerlo con l'ottavo puntato un po' più lungo. Quindi che abbia più ripetizioni. Sì, un po' che è più molto lento. pericoloso quando sbagli la nota. Perché ti ritorna indietro. La senti per un quarto d'ora e tu dici, oh no, oh no. Sai, sei lì. Tu dici, no, smettila, ti prego. Però ti premia quando le cose sono tutte ok. Sì. Questo mi piace. Ad esempio, dovessi passare appunto da una ritmica a una roba un po' più suonata a solino, questo. Ah, che bello. Ce n'è. Ce n'è di suono. Direi Sì, che ce n'è decisamente di suono. sì. Questo per me potrebbe essere il rig definitivo. Certo. Io posso attivare e disattivare il delay riverbero a mio piacimento in base a ritmiche e assoli Certo. e passare da ma no, Col col volume volume. su magari. Il con- Comunque che Sì. senza pedali, senza niente, visto che non mi ha dato la possibilità neanche di sì. sceglierne altri, con uno io ho tutto, e perché è un ampli super dinamico, Certo. che risponde molto bene sotto le dita, una chitarra che comunque pulisce anche molto bene. Cosa gli devi dire? Niente. Non andiamo oltre che Ci ci taglia. bloccano per copyright. No, comunque secondo me siamo molto allineati sotto questo Sì? punto di vista. Ovviamente io anche ho una pedalboard enorme ed è bello avere i pedali quando uno ne ha a disposizione e hai un po' più Certo. di varietà. Però se io dovessi scegliere un rig definitivo, non sono mai stato un Les Paulista, ho sempre No? suonato Strato. Ragazzi, l'ho detto. Però da poco che ho preso la Heritage, da circa un anno e Ok. mezzo, effettivamente il vantaggio del doppio volume, soprattutto in un contesto del genere, È comodo. è È comodissimo. comodissimo. Hai praticamente raddoppi la quantità di suoni senza dover fare praticamente niente. È quello il discorso. Poi vabbè, serve un ampli comunque dinamico, Certo. una chitarra che risponde bene, però passi davvero da un clean. Così. Cambia niente. Cioè, Fantastico. poi Fantastico. appunto, di solito lo terrei col volume un po' più chiuso, senza delay, Certo. e ci facciamo qualsiasi ritmica di questo pianeta. Per me basta questo. Sì, sono totalmente d'accordo. Ovviamente per chiunque volesse provare questa testata e questa chitarra potete venire in negozio perché ovviamente c'è la disponibilità di provare questi strumenti quando Io venite ti qui dico, da la prima Bellissimo. volta che riesco a provare questa. No, è Non l'ho tanta mai roba. provata.
Tanta roba. Veramente bella. Sì, sì, sì. Purtroppo è veramente bella. Sì, purtroppo sì. Io infatti ogni volta che vengo qua a fare video è pericolosa come molto, cosa, pericolosa. Comunque, direi che per il video di oggi è tutto. Ringraziamo tantissimo Danilo Grazie per a la voi. disponibilità Grazie. a fare questo video. Grazie a te, Io mi sono divertito anche tanto. Comunque, ovviamente, ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere like a questo video se vi è piaciuto. Ma ci vediamo alla prossima. Ciao!